Ciao a tutti, bentornati al canale I Misteri dell'Egitto con Nobiano. Oggi parleremo di questo corredo funebre della regina famosa, la regina Hetep-Heres. Hetep-Heres fu la mamma del faraone Cheope, il costruttore della grande piramide a Giza. Hetep-Heres fu la moglie di questo faraone, il faraone Senefro, e Senefro fu il fondatore della quarta dinastia nel 2600 a.C. Lui aveva fondato quella dinastia qua. La quarta dinastia, la dinastia famosa, con quelli costruttori di piramidi che ci hanno fatto le piramidi grandi, Cheope, Chefren e Micerino. Senefro ce l'ha sempre questa statua e ce l'ha una stele, questa qua, che si vede il faraone seduto su una sedia, tipo un trono, e c'è il suo nome Senefrui, e si trova anche il falco Horus che protegge il re. Si vedono gli artigli del falco Horus, il re seduto su questa sedia, e lui ce l'ha la doppia corona del basso dell'Alto Egitto, e lui ce l'ha in mano, come vediamo, il simbolo della pace che avevano i faraoni in mano, tipo Nechech. Poi se guardiamo laggiù possiamo trovare questo simbolo che si chiamava Sa, che rappresentava la protezione per tutti i nostri faraoni. E dalla prima dinastia fino all'epoca greca-romana possiamo trovare questo simbolo dappertutto. Senefro, lui ce l'ha questa stele, come vediamo il falco Horus, e su questa stele è scritto là sopra il suo nome dentro la forma ovale del cartiglio, è scritto Senefru Neb-Mait, il signore della giustizia. Nisupiti, faraone del basso dell'Alto Egitto, si vede l'ape, la pianta che cresceva nell'Alto Egitto, che appartiene alle due donne Wadjet, il cobra del nord dell'Egitto, l'avvoltoio del basso Egitto. Poi c'è un titolo Hernub che significa Horus d'oro. Questo faraone Senefro, lui ci aveva fatto due piramidi famosi, le piramidi quelle della zona di Dashur. Una di queste piramidi è questa qua, la piramide quella rossa, viene chiamata la piramide rossa perché abbiamo usato il rivestimento di pietra calcarea rossa, per quello l'hanno chiamata rossa. E questa qua la piramide che viene chiamata la piramide quella bianca. Dashur si trova a quasi 35 km al sud della zona di Giza e quasi 10 km al sud delle piramidi quelli famosi di Giza. Il corredo funebre della regina Hetep-Heres fu prima vicino a quella piramide del marito Senefro ad Ashur, poi era stata rubata la sua tomba, per quello il figlio Cheope aveva portato tutto vicino a Giza, e si vede adesso il trono della mamma del faraone, si vede l'appoggiatesta, si vede il letto, e tutto questo era dentro, come vediamo adesso, tipo un baldacchino della regina. Tutto quello che stiamo parlando era stato fatto di legno laminato d'oro, come vediamo fra un po', o di legno dorato. E sempre c'è il nome del faraone Senefro scritto qua dentro la forma ovale, la forma del cartiglio. Questo baldacchino è magnifico, risale al 2600 a.C. Potete immaginare che stiamo parlando di un oggetto di quasi 4600 anni fa. Tutto fatto di legno, le lamine d'oro si vedono, anche quello che è scritto qua, vive Horus il falco, Nisupiti faraoni del basso dell'Alto Egitto, signore delle due terre, che appartiene alle due donne, Hernub Horus d'oro, e poi vediamo il nome di Senefro scritto qua. Infatti questo baldacchino è molto importante. Anche questa qua è la portantina della regina Hetep-Heres, come la vediamo qua. Tutta questa portantina, il legno di questa portantina, tutto era stato rinnovato da noi pochi anni fa. Ma come si vede le lamine d'oro, bellissimo, si vedono questi qua, sono originali.
Anche possiamo trovare la scrittura che era stata effettuata con le lettere fatte d'oro. Guardate bene, i dettagli di queste lettere come se fossero tagliati con il laser di oggigiorno. Come vedete qua, il nome della regina scritto alla fine di questa scrittura. Come vedete qua, una lastra, 3 lastre, come vediamo, di ebano, e poi così per quello si vede il contrasto fra l'ebano anche fra queste lettere fatte di oro. Cosa è scritto qua? Nusupitimut, la mamma del faraone del basso dell'Alto Egitto, figlia di Horus, la forte o la grande, figlia del dio dal suo corpo Hetepheres. Una portantina magnifica. Potete immaginare che stiamo parlando di questo tesoro. Io direi un tesoro perché risale al 2600 a.C., da adesso 4600 anni fa. Questi qua sono i braccialetti della regina. Questi braccialetti sono anche bellissimi, come vedete qua. L'argento, fatti di argento, intarsi di avorio e di lapislazzolo turchese corallo. In quel momento l'argento, scusatemi, in quel momento l'argento era molto raro, come se fosse il diamante oggi. Si vedono i disegni bellissimi che abbiamo qua. Anche questi qua sono i vasi canopi della regina, in cui si mettevano tutti gli organi interiori della persona. E questo qua è il sarcofago della regina Hetepheres, la mamma di Cheope, tutto fatto di alabastro. Anche dentro la tomba abbiamo trovato questi oggetti qua che vediamo, tipo vasi di alabastro, come lo vediamo adesso, tazzini, vasi, piatti, tanti tipi di tipo coltelli che vediamo qua davanti a noi, e tutto era stato usato dalla regina Hetepheres, la mamma di Cheope. Grazie tanto per l'ascolto e misteri dell'Egitto con Nobiano, e dato che siete arrivati qua non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Grazie tanto per l'ascolto.